Ecco, lo sapevo che sareste tornati. Beh, potete pure ammetterlo a voi stessi e agli altri scrivendolo nei commenti che questa serie su Casa vi sta piacendo da impazzire. Dai, ditelo! Ma cosa credete, che mi stia divertendo poco a scriverla? No, signore! Ah già, la Silanda. Per le zanne di Fener. Voi siete qui per questo. Vediamo se ne è rimasto un po'. Facciamo subito un passo indietro e vediamo molto rapidamente come ha fatto la Silanda ad arrivare nel nascente. Andrò veloce, non voglio entrare troppo nei dettagli perché questo argomento credo meriti un video a sé. Quindi ditemi se vi potrebbe far piacere un video completo su tutta la storia della nave Marazan più famosa. Ovviamente qua ci sono spoiler sugli altri libri, non venite poi a dirmi che non lo sapevate. In questa serie colleghiamo vari eventi della saga principale per riuscire a fare un puzzle bello completo. La Silanda è un elegante dromone pre-imperiale di Kwon, che in origine era l'unico vascello autorizzato a viaggiare da e per Driftavali, per commerciare con i Tistandi. Si diceva che fosse scomparsa quando le forze dell'imperatore invasero Kwon, per non essere mai più vista. In effetti, venne catturata dai Tistedur. La nave ha 3 alberi e 2 banchi di remi manovrati dall'equipaggio formato da Tistandi e alcuni Kontalian, decapitati e stregati. La nave è stata costruita con legno nero proveniente da Driftavali. Ringrazio le wiki per queste informazioni. Quindi l'imbarcazione appartiene agli Edur, infatti Tomad Sengar la consegna segretamente nelle mani di Binadas, perché riesca a recuperare e liberare Trull. Come si vede nel prologo della Casa delle Catene, il povero Trull viene incatenato nel muro del nascente dal fratello minore e imperatore Rulad. Il padre quindi ha tentato di salvarlo mandando lì Binadas e la Silanda alle spalle di Rulad. Beh, è un peccato che abbia incontrato Kassa sulla sua strada. La missione è fallita nonostante fosse vicinissimo al fratello. Chissà come sarebbe andata se Thorvald e Kassa salgono sul dromone, ma i pochi Edur sopravvissuti non si dimostrano amichevoli. Ecco allora che il Taylor li ammazza tutti. Era da un po' che non uccideva qualcuno. L'ultima vittima è proprio Binadas, che tenta di usare la magia contro di lui, ma non fa in tempo e si becca un bel arpione che lo inchioda alla sedia. Pensandoci bene, gli Edur attingono direttamente ai canali antichi e quindi sprigionano magia allo stato brado. Un tipo di stregoneria che lo Tatral non ha la forza o il potere di contrastare, nemmeno quello nelle vene e nella carne del Taylor. Che effetto gli avrebbe fatto un incantesimo di Binadas? Uffa, gli faccio un sacco di domande a cui non c'è risposta. Sezione commenti per chi le conosce. Forza, che qui stiamo parlando di sottigliezze inutili, ma così tremendamente interessanti. Altra cosa interessante da notare è che dopo l'uccisione del mago Tistedur, Kassa sente su di sé la freddezza della disapprovazione di Urugal. Questo avviene perché gli Edur sono servitori del dio Storpio, proprio come i 7 volti nella roccia rinnegati. Comunque i 2 ragazzotti trovano i rematori e le loro teste sul ponte. Kassa chiede chi siano questi Tistandi che Thorvald gli indica e l'altro gli risponde solo un popolo antico, alcuni combattono con Caladan-Brûd. È strano, no? Dopo tutto quello che sappiamo e abbiamo appreso su questa specie, che vengono descritti in modo così semplice da qualcuno. Abbandonato il vascello, tornano in mare con la loro scialuppa diretti alla terraferma. Ma noi dobbiamo tornare subito sul ponte della Silanda, perché proprio lì appaiono i nostri falsi dei preferiti, i 7 volti nella roccia. Parlano tra loro della difficoltà che stanno incontrando nel manovrare il Taylor, dato che comincia a nutrire dubbi. Eppure rimane la loro speranza e la loro prima preoccupazione. Poi affermano di essere inseguiti da qualcuno di loro simili. Ebbene sì, qualcuno è sulle loro tracce e questi cacciatori noi li vediamo direttamente.
Ve li ricordate? Si tratta di quei Tlanimas guidati dalla divinatrice Hentos Ilm. Li incontriamo nella dimora fantasma, arrivati però troppo tardi a bordo del dromone. I rinnegati se ne sono già andati da un pezzo. Al loro posto trovano Felisin, Gessler e gli altri. Ah, che bel collegamento questo! Il filone intero della Silanda è uno dei miei preferiti perché si dipana in tanti libri della saga e puoi mettere insieme tutti i pezzi solo una volta che li hai trovati tutti. Chi lo vuole il video totale su questo vascello incredibile? Alzate le mani! Non vi vedo! Scusate le continue deviazioni, ma come avrete ormai capito qui non riassumiamo, per quello ci sono i riassunti del forum o altri canali. In questi video noi scaviamo a fondo e ci sporchiamo di melma fin sopra i capelli, altrimenti che fan di Malazan saremmo? Ah, bene. Thorvald e Karst si avvicinano alla costa e la loro barchetta viene lentamente risucchiata dalla corrente verso una breccia nell'enorme muro. Su una piattaforma di detriti trovano lo schiavista Silgar e il tatuato Damisk. Allora li caricano a bordo contro voglia. Il sacerdote di Mael dice di poter aprire un portale per tornare nel loro mondo, ora che qualcuno ha indebolito il tessuto fra i canali usando la magia. L'unico che mi viene in mente che ha usato qualche stregoneria è il buon Binadas, mentre cercava di attaccare il Tabor. Che Silgar si riferisca a questa scena oppure c'è qualcos'altro che non mi viene in mente? Altra domanda senza risposta. Yeah. Il caro dolce Silgar apre il portale e si trovano tutti in mare vicino alla costa della città di Elithan, a nord di 7 città. Vabbè, siccome non si può mai stare tranquilli, arriva uno squalo e Casa salva le chiappe a tutti facendolo fuori. Arrivati sulla spiaggia avviene un bel scambio di battute tra lui e Daru. Thorvald lo ringrazia per ciò che ha fatto e l'altro gli risponde: Ci siamo salvati le vite a vicenda, Thorvald Nom. Sono felice di chiamarti amico e di pensare a te come a un guerriero. Non Tablor, naturalmente, ma pur sempre un guerriero. Finalmente vediamo da parte del condottiero un'attestazione di stima verso qualcun altro, una manifestazione di umanità. Finora il massimo della compassione è stata per Mastino. Qui sentiamo proprio chiamare Daru amico. Per le ossa raggrinzite di Ud, quanto mi piacciono questi personaggi insieme, che prima si odiano e poi si amano. Ma non c'è alcun dubbio che Eriksson riesca a dare il meglio di sé a quelle coppie di amici. Già solo in questo romanzo delle catene ce n'è un'altra che adoro, Trull e Orrak. La vostra coppia preferita qual è? Fatemelo sapere. Non vale esprimere più di una preferenza, lo so che stavate già partendo con quella ventina di nomi. A questo punto della nostra narrazione i due si lasciano alle spalle lo schiavista e la sua guardia per procedere all'ispezione della costa. Una torre svetta poco distante, impossibile non notarla, ed è lì che si dirigono. Si dà il caso che sia l'abitazione di un personaggio tanto leggendario quanto stravagante. Urko Krust. Fermi tutti! Chi sarebbe costui che tra l'altro si presenta ai naufraghi col nome di custode? Vediamolo insieme, vi assicuro ne vale la pena. Urko Krust è un Napan che, insieme al suo fratello Catheron e a Sarli, fu reclutato nella vecchia guardia, cioè si intende i primi seguaci di Kellanved, quella che lui considerava una famiglia. Urko e suo fratello divennero entrambi ammiragli della marina insieme a Nock. Dopo che Lasin ebbe assassinato Kellanved e Dancer, si diceva che Urko e suo fratello fossero annegati, il che era sospetto, dato che erano degli ottimi nuotatori. Durante la conversazione con Asselar nei I cacciatori di ossa, Urko afferma che molti della vecchia guardia sono scomparsi per annegamento perché era il loro scherzo, un patto tra di loro per quando sarebbe giunto il momento di svanire nel nulla. Il tutto ovviamente racchiuso da un sottile strato di ironia che Lasin non ha mai compreso ed è per questo che li pensa tutti morti per davvero. Ecco chi si trovano davanti i due amici in questo momento, solo che non lo sanno.
ma Carsa sta per scoprirlo. Custode si offre di dar loro del cibo solo dopo che lo avranno aiutato a eseguire dei lavori alla sua torre. Il Terror sfoggia tutta la sua arroganza, sfottendo il passatempo del Napan con i fossili e addirittura minaccia di prendersi il cibo quando gli pare. In un lampo Urco gli sferra un cazzotto tanto tremendo da rompergli le costole e fargli perdere conoscenza. Che Beru ci protegga! Quanto cavolo è forte sto tizio! Inutile dire che un po' ho goduto nel leggere questa scena. Ci voleva qualcuno che facesse abbassare la cresta al guerriero sbruffone. Dopo diverse ore si risveglia tutto dolorante e finalmente aiuta il Napan con le faccende domestiche, e così possono pranzare tutti insieme allegramente. Thorvald propone di dirigersi a Erlithan per poi tornare a Genabakis, ma il Terror non ha intenzione di farlo, non ora. Prima deve trovare risposte. Anche Custode ha visto in lui le centinaia di catene che si porta dietro, trainando anime, esattamente come la visione che ha avuto quando era sul punto di morte. Questa cosa lo spaventa molto e vorrebbe sapere che cosa gli succede, perché il suo dio gli impone quella terribile condizione. Carsa decide di accompagnare l'amico a Erlithan per farlo imbarcare, ma poi lì si separeranno. Carsa ammette di avere dei rimpianti. Bairoth, Delum, Iracid. Sa che quando tornerà nell'altopiano avrà delle ferite da richiudere. Trovo questa nuova consapevolezza molto interessante. Sembra che finalmente abbia cominciato a usare la testa e il cuore. Chi l'avrebbe detto 14 video fa? Salutano Custode che regala loro un bel po' di denaro e Carsa lo ringrazia, promettendogli che un giorno tornerà a ripagarlo. Urco gli chiede per le monete o per le costole rotte? Carissimi, anche per oggi abbiamo finito. È stato divertente condividere con voi questo episodio ricco di spunti di riflessione. Ovviamente se avete notato altre cose interessanti scrivetele senza indugio. Vi chiedo di iscrivervi al canale e alla pagina Facebook, restate sempre aggiornati, ve lo consiglio, anche perché, come vedete, ci sono sempre novità da queste parti. State bene, mangiate le verdure e gli gnocchi fritti. Alla prossima puntata! Ciao! Urco gli chiede per le monete o per le ossarang per riuscire a fare un puzzle